a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare il progetto che abbiamo mostrato qualche giorno fa su Instagram e sui social in generale, che è stato protagonista dei corsi ad Abilmente Roma, e parlo proprio di questo bauletto realizzato con mattonelle che ricorda molto il modello Demetra, tant'è che l'ho chiamato Demetra 2.0. Veramente semplicissimo da realizzare, è piaciuto tantissimo. Ovviamente io l'ho realizzato in questi colori e con le mattonelle, ma può essere tranquillamente realizzato in modo molto semplice, partendo dal fondo, lavorando in tondo, un punto di lavorazione che più ci piace, e poi attaccare la parte sopra. All'interno è già foderato, ora ve lo mostro. C'è già la fodera interna che è un pochettino più piccola rispetto alle mattonelle, quindi poi dovreste fare una modifica. Io l'ho lasciata così e non ho fatto apportare alcuna modifica al kit, perché comunque se qualcuno vuole realizzarlo un pochettino più piccolo, perché questo resta abbastanza grande, se qualcuno vuole realizzarlo più piccolo, comunque della dimensione originale, può farlo tranquillamente. Si può portare sia a mano che a tracolla, ha la tracolla regolabile e rimovibile tramite i moschettoni, quindi un modello veramente sfizioso. I materiali utilizzati per questo progetto sono di Edila Cilia Crea, trovate il link nel box informazioni qui in basso. A questo punto non mi perdo in chiacchiere, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdere tutte le prossime novità e spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo bauletto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di Cordino Ares colorazione numero 37, che è questo arancio, di una rocca di Cordino Ares colorazione numero 38 color Tiffany. Avremo bisogno di un kit secchiello fatto in questo modo, con la parte superiore ha già la sua fodera cucita internamente ed ha il fondo che io ho già iniziato a lavorare, ma ha il fondo abbinato. Si può portare sia a mano che a spalla, visto che c'è la tracolla inclusa, del feltro per irrigidire i pannelli, uncinetto numero 3,5, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partirò dalla lavorazione delle mattonelle, che come avrete visto dall'anteprima sono bicolore, ma il colore principale è l'arancione, quindi partiremo con l'arancione o comunque con il colore che avete scelto di utilizzare come colore principale. Partiremo con un anello magico, alzeremo il lavoro con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Queste ci sostituiscono la prima maglia alta e all'interno di questo anello magico andremo a lavorare altre 15 maglie alte, quindi comprese le 3 catenelle saranno 16 maglie di base. Lavorate tutte le maglie, possiamo andare a chiudere il nostro anello magico tirando il filo, tiriamo per bene e poi andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. Quindi contiamo 1, 2, 3, inseriamo l'uncinetto nella terza catenella ovviamente e chiudiamo con maglia bassissima. Procederemo alzando il lavoro con 3 catenelle che ci sostituiscono comunque sempre la prima maglia alta. Aggiungiamo una catenella che sarà quella di separazione, procediamo lavorando una maglia alta nel punto successivo sottostante
catenella di separazione, maglia alta nel punto successivo sottostante. Dovremo andare a ripetere questo procedimento per tutto il giro, quindi catenella di separazione e maglia alta nel punto sottostante. Termineremo il giro con una catenella. A questo punto dobbiamo chiudere il giro con una maglia bassissima, ma dobbiamo fare anche il cambio colore, quindi inserisco l'uncinetto nella terza catenella delle 3 iniziali, prendo il secondo colore e chiudo a maglia bassissima, tiro bene i fili che poi bloccherò. Alzo il lavoro con le 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta. Procederò lavorando 2 maglie alte all'interno dello spazio formato da una catenella che si trova subito dopo le 3 catenelle, quindi esattamente qui inseriamo l'uncinetto e lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. Andiamo a lavorare poi una maglia alta sulla maglia alta sottostante, quindi inseriamo l'uncinetto nella maglia e lavoriamo una maglia alta. Poi abbiamo di nuovo lo spazio formato da una catenella e all'interno di questi spazi che ci ritroviamo andiamo a lavorare 2 maglie alte, una e 2. Poi abbiamo la maglia alta, al di sopra lavoriamo una maglia alta. Procederemo in questo modo per tutto il giro. Ok, ho terminato il giro, mi è rimasto l'ultimo spazio da lavorare, intanto ho anche tagliato il filo arancione perché al momento non mi serve e lo riprenderò successivamente. Quindi vado a lavorare 2 maglie alte nell'ultimo spazio, 1 e 2. Chiudo con una maglia bassissima sempre nella terza catenella delle 3 iniziali, punto l'uncinetto e chiudo a maglia bassissima. Faccio la prima catenella che mi va a sostituire la prima maglia bassa e a questa catenella ne aggiungo 10 perché devo iniziare la lavorazione dei petali, quindi vado ad aggiungere 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto 2 punti, vado a chiudere nella maglia alta successiva con una maglia bassa. Faccio 3 catenelle. Salto di nuovo 2 punti e vado a chiudere nella maglia alta successiva con una maglia bassa. Lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a chiudere nella terza maglia alta, quindi salto i 2 punti e vado a chiudere nella successiva con una maglia bassa. Poi di nuovo 3 catenelle. Salto sempre 2 punti, vado nel punto successivo e chiudo con maglia bassa. Ora devo andare a ripetere il procedimento per la creazione del prossimo petalo perché qui ci ritroviamo nel prossimo angolo, quindi a differenza del primo che abbiamo una catenella in più, in questo caso già abbiamo la maglia bassa, quindi andiamo a lavorare solo le 10 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Saltiamo sempre 2 punti e andiamo a chiudere con una maglia bassa nel punto successivo. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare semplicemente a ripetere questa sezione per ogni lato, perché dobbiamo andare appunto a squadrare la nostra mattonella. Quindi procediamo in questo modo ripetendo questi passaggi per ogni lato per andare a squadrare la mattonella e poi ci vediamo al termine del giro, ma tranquille perché comunque al termine della mattonella completa troverete anche lo schema grafico. Termineremo con lo spazio formato dalle 3 catenelle, quindi ho fatto le 3 catenelle ed andiamo a chiudere nella prima catenella che abbiamo lavorato, quindi questa qui, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo un punto bassissimo. In questo modo. A questo punto dobbiamo passare al giro successivo, quindi ci alziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e procediamo lavorando 4 maglie alte all'interno di questo spazio. 1, 2, 3 e 4. Dopodiché facciamo 3 catenelle e andiamo a lavorare sempre all'interno di questo archetto formato dalle catenelle 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo con una maglia bassa all'interno dello spazio formato dalle 3 catenelle successivo. Poi andiamo a lavorare all'interno di questo archetto formato da 5 catenelle 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chiudiamo con una maglia bassa nell'archetto successivo. Abbiamo poi le 10 catenelle per il prossimo petalo e all'interno andiamo a lavorare 5 maglie alte. Catenelle e 5 maglie alte.
Chiudiamo con una maglia bassa nell'archetto successivo e non dovremo far altro che andare a ripetere questa parte per tutti e 4 i lati, quindi continuiamo in questo modo e ci vediamo al termine del giro. Termineremo il giro con una maglia bassa nell'ultimo archetto, si va a chiudere sempre con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, ma io a questo punto cambierò di nuovo colore e passerò al colore primario, quindi riprendo l'arancio e chiudo a maglia bassissima con questo colore. Poi successivamente andrò a tagliare il secondo colore, intanto mi porto dietro l'arancio e in questo giro cosa dobbiamo fare? Innanzitutto alziamo il lavoro facendo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. A queste 3 catenelle aggiungiamo 5 catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Procediamo lavorando una maglia bassa all'interno di questo archetto qui, quindi andiamo a saltare tutte queste maglie alte e andiamo a lavorare all'interno di questo archetto. Lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle ed una maglia bassa sempre nello stesso archetto. Procediamo poi lavorando 5 catenelle. Ed una maglia alta su questa maglia bassa qui, quindi andiamo a saltare le 5 maglie alte e procediamo lavorando una maglia alta sulla maglia bassa sottostante. Dopodiché facciamo 3 catenelle, una maglia bassa sulla maglia alta centrale, quindi andiamo a contare 1, 2, 3, nella quarta lavoriamo una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle ed una maglia alta sulla maglia bassa sottostante. Lavoriamo poi di nuovo 5 catenelle e andiamo a ripetere il procedimento che abbiamo fatto in questo angolo su questo archetto. Quindi inserisco l'uncinetto in questo archetto e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle ed una maglia bassa. Quindi il procedimento che abbiamo fatto su questo lato dobbiamo andarlo a ripetere su tutti e 4 i lati, quindi terminiamo il giro e poi ci vediamo per vedere come procedere. Terminato anche questo giro, terminato con le 3 catenelle, vado a chiudere il tutto con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi 1, 2, 3, punto l'uncinetto e chiudo a maglia bassissima. A questo punto andiamo a lavorare il penultimo giro, quindi alziamo sempre il lavoro con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta iniziale. Dopodiché andiamo a lavorare all'interno di ogni archetto, quindi salteremo tutti i punti ma andremo a lavorare solo negli archetti. Quindi qui abbiamo fatto una maglia alta, diciamo, quindi ora passiamo all'archetto successivo e al suo interno andiamo a lavorare 4 maglie alte. Dovrebbero essere 5, ma la prima è sostituita dalle 3 catenelle, quindi 4 più 1 sono 5 e andiamo a recuperare le catenelle che abbiamo sottostanti.
Quindi qui ora andiamo a lavorare 4 maglie alte. Dopodiché abbiamo il prossimo archetto nell'angolo e andiamo a lavorare al suo interno 3 maglie alte. Tre catenelle e 3 maglie alte, sempre nello stesso archetto. Dopodiché passiamo all'archetto successivo, qui abbiamo 5 catenelle sotto, quindi andiamo a lavorare 5 maglie alte. Archetto successivo 3 formato da 3 catenelle, quindi lavoriamo 3 maglie alte. Tre maglie alte anche nell'archetto successivo. Qui abbiamo l'archetto formato da 5 catenelle, quindi lavoriamo 5 maglie alte. E poi si va a fare l'aumento nell'angolo, quindi qui e in ciascun angolo andiamo a lavorare 3 maglie alte. Tre catenelle e 3 maglie alte. Quindi andremo a ripetere questo procedimento per ogni lato. Come avrete notato è un procedimento veramente molto semplice perché dobbiamo andare a seguire le catenelle che abbiamo sottostanti, tranne negli angoli dove andiamo a fare l'aumento formato da 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi terminiamo il giro e poi ci vediamo per vedere come procedere con l'ultimo giro. Termineremo il giro con 3 maglie alte perché abbiamo appunto 3 catenelle di base. Andiamo a chiudere il giro sempre nella terza catenella delle 3 iniziali con una maglia bassissima. Facciamo una catenella e a questo punto procederemo lavorando una maglia bassa per ogni punto che abbiamo sottostante, a parte negli angoli, qui negli archetti che ci sono rimasti da 3 catenelle dove andremo a lavorare 3 maglie basse. Ma ora ci arriviamo. Quindi ho fatto la catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa ed ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Qui nell'angolo e in ogni angolo vado a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, e poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sottostante. Continueremo in questo modo per tutto il giro. Ok, terminato il giro, non dovremo fare altro che tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Fatto questo dovremo ripetere lo stesso procedimento per altre 2 volte, quindi in totale dovremo ottenere 3 mattonelle. Ovviamente poi dovremo tagliare i fili in eccesso qui sul retro e comunque
Nella clip successiva vi metterò anche lo schema grafico della mattonella, così non avrete difficoltà. Lavorate le 3 mattonelle, io una volta lavorate le ho tenute in posa per fargli prendere la forma, diciamo, quindi ho preso un pezzo di polistirolo, le ho fissate per bene e le ho tenute lì una giornata intera, così hanno preso la forma. A questo punto le andiamo a foderare con del feltro, perché comunque queste mattonelle devono sostenere anche la borsa, quindi ci dobbiamo dare un po' di rigidità e utilizzerò il feltro arancione, visto che il colore dominante delle mattonelle è l'arancio. Quindi ci prendiamo del feltro, lo ritagliamo delle stesse dimensioni della mattonella e lo andiamo a cucire sul retro. Quindi la mia mattonella misura 18 cm x 18 e andremo quindi a ritagliare un pezzo di feltro delle stesse dimensioni, magari lo facciamo leggermente più piccolo in modo da lasciare il bordo libero, perché il bordo deve restare libero perché ci servirà poi successivamente per andare ad unire sia le mattonelle sia per andare ad assemblare comunque la borsa. Quindi ho ritagliato il pezzo delle stesse dimensioni, ora me lo vado a sagomare in modo da poterlo cucire per bene, poi con ago e filo vado a cucirlo, farò lo stesso procedimento anche per le altre 2 mattonelle, rinforziamo il tutto e poi ci rivediamo per l'assemblaggio. Potete fare tranquillamente delle cuciture poco perfette, perché tanto poi questo si troverà all'interno tra la fodera e appunto la lavorazione ad uncinetto, quindi non si vedrà nulla. Bene, una volta cucito il feltro su tutte e 3 le mattonelle, io ho già cucito 2 mattonelle insieme, l'altra la cuciremo insieme. E per fare questo procedimento cosa faremo? Andremo comunque a cucirle a maglia bassissima, quindi mi faccio un cappio con il filo arancio e devo andare ad inserire l'uncinetto esattamente nella maglia centrale che ho qui. Qui abbiamo le 3 maglie basse, quindi questa è la prima, la seconda e la terza. Noi dobbiamo inserire l'uncinetto nella seconda, quindi in quella centrale prendere solo la metà catenella esterna. In questo modo inseriamo l'uncinetto e dobbiamo fare lo stesso anche sull'altra mattonella. Quindi qui abbiamo 1, 2, 3, noi inseriamo l'uncinetto prendendo la metà catenella esterna della seconda maglia, in questo modo, e poi ci andiamo a prendere il cappio che abbiamo fatto, lo facciamo passare prima nella maglia della prima mattonella e poi nella maglia della seconda, in questo modo. Ora il procedimento sarà molto semplice, dobbiamo procedere cucendo punto per punto. Inserisco l'uncinetto sempre al centro della maglia, quindi prendo solo la metà catenella esterna, prendo la metà catenella esterna anche dell'altra mattonella, quindi inserisco l'uncinetto in questo modo, si vanno ad incrociare un po' i punti, poi prendo il filo e chiudo a maglia bassissima, lo faccio passare in entrambe le asole e chiudo a maglia bassissima in questo modo. Procederò sempre nello stesso modo per tutti i punti che ho. E andiamo a cucire tutta la mattonella in questo modo.
Dobbiamo terminare la cucitura esattamente nella maglia centrale sull'altro angolo, quindi sempre nella seconda maglia bassa. Quindi inserisco l'uncinetto in entrambe le maglie, chiudo a maglia bassissima, dopodiché taglio il filo e lo porto sul retro per poi andarlo a nascondere tra le maglie. Una volta cucite le 3 mattonelle, a questo punto dobbiamo andare a rifinire tutto il bordo, perché può capitare comunque che ci sia questo piccolo difetto, ma lo risolviamo facendo il giro di rifinitura. Quindi prendiamo sempre il filo arancio, se preferite potete anche cambiare colore, cappietto, ci agganciamo in un punto qualsiasi, io mi aggancerò qui. Mi aggancio qui perché poi comunque nell'angolo dobbiamo andare a fare gli aumenti, quindi procedo facendo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al primo angolo disponibile. Qui abbiamo la maglia centrale delle 3 maglie basse, al suo interno andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Procediamo poi lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare a questo punto. Ok, ci ritroviamo praticamente nei 2 punti lavorati con la maglia bassissima per unire le mattonelle. Cosa facciamo? Inseriamo l'uncinetto prendendo tutta la maglia, quindi inserisco l'uncinetto in questo modo, prendo tutta la maglia, lavoro una maglia bassa, dopodiché vado ad inserire l'uncinetto esattamente in questo foro qui dove c'è la cucitura, ma lavoro una maglia alta in questo modo, dopodiché vado ad inserire l'uncinetto nella maglia d'angolo dell'altra mattonella e lavoro una maglia bassa. Procederò in questo modo per tutto il giro, quindi questo procedimento lo vado a fare ad ogni punto dove ci sono le cuciture, mentre negli angoli qui, nei 3 angoli rimasti, andiamo a ripetere il procedimento che abbiamo fatto in questo angolo, ovvero una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi procediamo in questo modo e poi ci vediamo al termine del lavoro. Ok, ho l'ultima maglia d'angolo, quindi lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. A questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Ovviamente con queste 3 mattonelle non ho raggiunto la misura precisa del fondo, quindi ora ci andiamo a lavorare le maglie basse sul fondo, vediamo quanto raggiungiamo di circonferenza e poi vediamo se dobbiamo incrementare con una piccola strisciolina. Lavoro sempre con l'arancio, quindi lascio come colore principale l'arancio, faccio il cappio iniziale e vado a lavorare delle maglie basse direttamente all'interno dei fori. Inserisco l'uncinetto in un foro qualsiasi e lavoro la prima maglia bassa. Mi porto dietro la codina così nel mentre la nascondo. Lavoro un'altra maglia bassa nello stesso punto. E siccome nel mio caso i fori sono molto vicini, vado ad alternare un aumento ed una maglia bassa singola, quindi nel prossimo foro lavoro una sola maglia bassa, passo al foro successivo e lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso foro.
foro successivo, una sola maglia bassa e vado ad alternare così questa lavorazione per tutto il giro. Lavorato tutto il fondo, a questo punto inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto, prendiamo l'asola, la portiamo all'interno, inseriamo l'uncinetto nella metà catenella esterna dell'ultimo punto lavorato, inseriamo l'uncinetto anche nell'asola che abbiamo portato all'interno, tiriamo il filo e facciamo una catenella. Questa ci sostituisce la prima maglia bassa. Procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, ovviamente in costa retro. Se nel vostro caso fosse necessario potete fare anche qualche aumento in questo giro. Io di base ho 78 punti ed ho contato i punti che ho sulla base delle mattonelle, ne ho 82, quindi vorrei riuscire a cucire le mattonelle senza fare nessun incremento. Quindi sto lavorando al momento, spero che il tutorial non venga troppo confusionario. Comunque, se avete qualche dubbio potete lasciarmi sempre un commento qui sotto. Terminato il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Andiamo a bloccare il filo sulla base, quindi facciamo passare il filo tra le maglie. Lo lasciamo un bel po' lungo, dopodiché lo portiamo all'esterno, ma entriamo proprio all'interno della catenella, facciamo uscire l'ago dal centro della catenella. Avviciniamo il bordo della mattonella al bordo del fondo e possiamo iniziare a cucire. Parto dalla maglia successiva, inserisco l'ago prendendo solo la metà catenella esterna del punto ed entro prendendo solo la metà catenella esterna del punto centrale. Praticamente sarebbe la catenella che abbiamo fatto nell'angolo, quindi inseriamo l'ago in questo modo. Poi passiamo al punto successivo, prendiamo solo le metà catenelle esterne di entrambi i punti e andiamo a cucire in questo modo, punto per punto. Se vedete che ci sono due punti che corrispondono allo stesso punto, potete cucirli anche insieme, non è un problema. Oppure potete saltare dei punti. Dunque ho terminato la cucitura e sono arrivata a questo punto, quindi mi manca questo margine. Quindi ora blocco per bene il filo e mi vado a creare una fascetta qui che poi andrò a chiudere cucendo sempre nello stesso modo come ho cucito le mattonelle alla base. Tanto comunque questa parte sarà retro,
e questo sarà il davanti. Quindi blocchiamo il filo facendolo passare tra le maglie, poi ci agganciamo direttamente sul fondo e lavoreremo delle righe di andata e ritorno a maglia bassa, molto molto semplici. Prendo quindi il cordino, ho già fatto il cappio, lo tengo sull'uncinetto, vado ad inserire l'uncinetto prendendo tutta la maglia, quindi questo è un punto non cucito, e lavoro una maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla prossima cucitura. Fatto questo, volto il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando in righe di andata e ritorno fino a raggiungere l'altezza. Quindi io vi lascerò indicato il numero di righe totali insieme alla misura in centimetri, ma dovete comunque raggiungere l'altezza che avete delle mattonelle. Bene, ho lavorato tutte le righe, ho raggiunto 19 cm di altezza come le mattonelle, ho tagliato il filo, lo vado a nascondere tra le maglie e procediamo con la cucitura. Dunque ho già cucito una parte e l'altra la vediamo insieme. Innanzitutto ci dobbiamo bloccare il filo sulla base, quindi come abbiamo fatto finora lo facciamo passare tra le maglie. Lo faccio uscire all'esterno dalla maglia sulla base ed inizio a cucire punto per punto prendendo le asole esterne in questo modo. L'ultimo punto lo cuciamo in questo modo, prendiamo tutta l'asola e blocchiamo con un doppio punto. A questo punto portiamo il filo all'interno e lo andiamo a bloccare tra le maglie. Bene, adesso andiamo a lavorare invece sulla parte superiore, quindi ci prendiamo l'uncinetto, lo stesso filato, sempre l'arancio nel mio caso, faccio il cappio iniziale, inserisco l'uncinetto in uno dei fori presenti sul bordo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoro un'altra maglia bassa nello stesso foro
e a differenza del fondo andrò a lavorare 2 maglie basse in ogni foro. In questo punto, siccome il foro è più piccolo, prendiamo un uncinetto più piccolo. Io prenderò il 2,5 e vado a lavorare sempre 2 maglie basse nello stesso foro. Riprendo poi l'uncinetto di base, il 3,5, e procedo a lavorare nello stesso modo. Quando arrivo sull'altro lato dove ho l'altro aggancio, quindi qui, rientro con il 2,5. Lavorati tutti i punti, a questo punto possiamo tagliare il filo, possiamo lasciarlo anche più lungo perché tanto ci servirà adesso per cucire questa parte al corpo borsa, quindi lo lasciamo un pochino più lungo. Adesso dobbiamo andare a posizionare questa parte sul corpo borsa, quindi calcoliamo che questa parte retro deve combaciare con la parte retro del corpo borsa, quindi dove abbiamo fatto la fascia inseriamo quindi all'interno, iniziamo a far entrare il bordo all'interno. Questo ci aiuterà anche a far prendere forma al corpo borsa. Una volta centrato per bene, cosa dobbiamo fare? Facciamo uscire l'ago all'esterno, perché l'avevamo portato all'interno del coperchio, diciamo, ed iniziamo a cucire in questo modo. Quindi andiamo a prendere metà catenella della parte superiore della borsa e tutta la maglia del corpo borsa. Procediamo, punto successivo, solo la metà catenella del coperchio e tutta la maglia del corpo borsa in questo modo. E procederemo in questo modo fino a cucire tutto il coperchio. Tirate bene il filo, mi raccomando. Se necessario potete entrare anche 2 volte nello stesso punto, visto che comunque abbiamo un numero differente sul corpo borsa e sul coperchio. Una volta ultimata la cucitura possiamo andare a terminare con una doppia passata nell'ultimo punto e poi andare a nascondere e bloccare il filo tra le maglie.
A questo punto possiamo chiudere il nostro bauletto, applicare la tracolla e il nostro bauletto sarà pronto per essere indossato. Quindi abbiamo terminato il nostro progetto, spero che vi sia piaciuto, spero che sia tutto chiaro. Ovviamente potete variare la lavorazione, quindi se non vi piacciono particolarmente le mattonelle potete andare tranquillamente a lavorare una borsa semplicissima, quindi partendo sempre dal fondo e poi proseguendo con la lavorazione in tondo con il punto di lavorazione che più vi piace. Vi lascio la playlist dei punti di uncinetto a cui ho dedicato tutorial nella link in alto oppure nella descrizione del video qui in basso. Potete anche realizzare delle mattonelle più piccole se non vi piace un bauletto così grande. Tutti i materiali utilizzati per questo progetto sono di Edila Ciliacrea, trovate il link del sito nella descrizione in basso al video. Continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto su Instagram, dove vi mostro tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!